Lo sapevi che possiamo utilizzare il nostro ledger come token di sicurezza? Cioè lo possiamo trasformare appunto in un token di sicurezza per l'autenticazione a due fattori su svariati siti come Coinbase, Binance, Kraken, insomma tutti i siti dove accettano una passkey con un dispositivo fisico che appunto si chiama token di sicurezza e appunto noi possiamo trasformare il nostro ledger in questo dispositivo. Andiamo a vedere come si fa. La prima cosa che dobbiamo fare è entrare nel nostro Ledger Live e poi andare nella sezione My Ledger qua in fondo, dove ci fa vedere il nostro dispositivo, insomma dove ci sono le nostre app. Ci clicchiamo sopra, ovviamente lui ci chiederà di sbloccare il nostro dispositivo ed entrare. Io sblocco il mio dispositivo e faccio riprova. Ok, sono entrato dentro il mio dispositivo. Qua in questa sezione dove abbiamo App Catalog, basta che andiamo a cercare qua nella barra di ricerca e iniziamo a scrivere Fido. Praticamente Fido U2F. Non so se hai mai sentito appunto i token di sicurezza che usano questo sistema qua. Quindi con dispositivo attaccato basta che andiamo a dire installa. Adesso in teoria lui va a installare, vedi, come vedi sta installando l'applicazione. Ovviamente devi avere l'app di Ethereum già installata, ma presumo che ce l'avrai già. Come vedi adesso sul dispositivo ho Fido U2F. Questa è l'app che dovremo aprire quando vorremo appunto usarla come token di sicurezza. Ma adesso andiamo a vedere come configurare qualche servizio. Ma prima faccio una piccola precisazione su cosa succederà col dispositivo. Fondamentalmente con questa app che abbiamo installato è diventato appunto come un altro, qualsiasi altro token di sicurezza. E forse nel caso del Ledger abbiamo anche qualche vantaggio perché nel token di sicurezza a volte bisogna comprarne due per fare il backup. Qua nel caso del Ledger valgono le nostre 24 parole di sicurezza. Se noi perdiamo il Ledger e noi comunque abbiamo le nostre 24 parole segrete, basterà reinstallarle su un altro dispositivo, reinstallare come abbiamo visto semplicemente l'app e rifunziona tranquillamente. Adesso io farò l'esempio, ti farò vedere con Coinbase, comunque il token di sicurezza, le passkey, ogni servizio ha le sue differenze, quindi poi vai a studiare il servizio a cui lo vuoi collegare, ma funziona come un token di sicurezza. Andiamo adesso a vedere su Coinbase come funziona. Adesso su Coinbase o comunque su qualsiasi altro sito dove vuoi collegare la tua passkey bisogna andare a cercare la sicurezza, la voce sicurezza. Adesso qua in Coinbase basta andare nella nostra icona in alto a destra, ci clicchiamo sopra, andiamo nelle impostazioni, 90 su 100 è dentro le impostazioni e poi bisogna andare appunto a cercare la voce sicurezza. Andiamo su sicurezza dove qua mi fa vedere che io ho la mia email e la mia password che posso cambiare. Qua a destra abbiamo 2FA setting, che è questo che ci interessa, e poi non scappare perché poi nel caso di se hai Coinbase c'è connection, che te lo faccio vedere dopo, dove si può collegare volendo anche un wallet o comunque sempre anche il ledger con un altro sistema. Adesso vediamo, comunque iniziamo con 2FA setting, ci vado dentro. Adesso non te lo faccio vedere questo, ma apro una parentesi, se utilizzi Coinbase anche dallo smartphone, senza stare poi a tribulare dopo, perché poi magari non riesci a collegarlo col Bluetooth o se c'è quello col cavo o quello che è, ti conviene prima andare su il dispositivo sullo smartphone e attivare un 2FA setting, una passkey, comunque qua la chiama con l'impronta digitale. Se hai l'impronta digitale sul telefono, fallo. Perché sennò poi se accedi, se magari per sbaglio esci dalla connessione automatica, per reinserire ti chiederà solo il token di sicurezza. Non funzionerà neanche più l'app di autenticazione di Google Authenticator nel caso l'avessi impostata. Quindi qua sopra, vedi, mi fa vedere che ho questo metodo principale attivo. E qua sotto metodi disponibili, chiave di sicurezza. Sicurezza massima ti dice appunto anche. Adesso, visto che sono da computer, andando avanti, vedrai che quando farò la configurazione mi romperà le scatole il Google Authenticator
e dovrò inserire il codice di Google Authenticator per poter fare il cambiamento. Una volta inserito, una volta che la mia passkey e la mia chiave di sicurezza verrà qua in alto, mi chiederà sempre solo la chiave di sicurezza. Ok, adesso proviamo a configurare questa chiavetta. Vado qua su chiave di sicurezza, dico configurazione, configura la chiave di sicurezza, gli dico continua, dice 2 avvertenze, gli dico ok, ho capito. Qua nel mio caso qua adesso mi romperà un po' le scatole perché io ho impostato anche Windows e l'ho un altro sistema di sicurezza di Windows. Vediamo se mi fa andare avanti o devo tribulare. Sì, nel mio caso qua adesso devo tribulare perché non mi fa entrare, quindi entro, procedo con la mia app di autenticazione, in questo caso che me lo chiederà ancora più volte. Nel tuo caso potrebbe essere che non succeda. Ok, in teoria dovresti arrivare subito in questa sezione qua. Quindi gli dico inizia registrazione, configurazione chiave di sicurezza, gli dico ok, gli dico ancora ok. Adesso lui inserisce la tua chiave di sicurezza nella porta USB. Adesso io vado sul mio dispositivo, come vedi sono sull'app di Bitcoin, vado a cercare FIDO2F, do conferma e lui subito vedi che mi ha preso Register Coinbase. Adesso c'è la spunta, se no se io vado a destra vedi, vabbè, mi fa vedere tutto l'indirizzo e quant'altro, potrei dirgli di no. In questo caso qua do conferma, in questa schermata dove c'è la spunta. Boh, e vedi sul computer, adesso me l'ha fatto. Qua in cima adesso mi è arrivata la chiave di sicurezza. Adesso quando praticamente mi connetterò di nuovo con Coinbase, se esco, perché se non esco no, per accedere mi chiederà appunto di collegare il mio dispositivo e accedere. Poi dipende cosa far fare alla chiave di sicurezza, se vogliamo accedere direttamente con quella senza le password e cose simili. Comunque anche qua nel caso di Coinbase l'ultimo qua dove Your 2FA Preference, se io vado un attimo in questa sezione qua, praticamente ci chiede se vogliamo impostare questa opzione qua, che praticamente qualsiasi spostamento di fondi dal nostro wallet ci chiederà assolutamente di inserire questo token di sicurezza. Quindi possiamo impostarlo, fare save change. E comunque già adesso vedi che comunque con questo metodo qua lui mi ha chiesto di confermare. E infatti adesso sul mio dispositivo è apparso login Coinbase, gli devo dare conferma col mio dispositivo. Quando faccio i cambiamenti d'ora in avanti senza il dispositivo non me li farà fare. Quindi gli dico conferma e boh, ho messo quell'impostazione lì. Qualsiasi impostazione adesso mi chiederà sempre questo. Ti volevo solo far vedere un'altra cosa, qua la connessione quando vogliamo accedere, tipo qua in alto dove c'è connection, se io vado qua accedi con Google, volendo puoi dire che puoi accedere con Google per far prima e lasciare solo il dispositivo nel caso vogliamo spedire dei fondi, accedi con Apple, vabbè, e accedi con Wallet. Per adesso non funziona questa cosa qua, ma penso che in futuro cambieranno. Cambio un attimo browser, vedi se io quando faccio l'accesso a Coinbase, vedi che anche qua c'è accedi con passkey. In questo momento non mi funziona, nel senso che comunque dovrò prima inserire la mail, la password e poi mi chiederà anche la passkey, ma penso che lo risolveranno perché dovrebbe apparire qua in questa sezione qua per la configurazione. In questo momento qua a me non mi funziona neanche Google, non riesco a connettermi e quindi ogni volta che devo accedere metto comunque la mail, password e poi il dispositivo. C'è anche questo accedi con wallet che fondamentalmente possiamo andare a configurare anche il ledger senza utilizzare Confido, ma diciamo adesso è lunga, non te la faccio vedere la questione e poi dovrei schiacciare 1000 tasti per l'accedere, quindi lasciamo perdere per il momento. Volevo solo farti vedere adesso se io esco, comunque vado sul mio dispositivo, qua dico esci, appunto provo a riaccedere, qua se e quando funzioneranno questi conviene utilizzare questi per accedere direttamente senza dover mettere le cose, se no io adesso metto i miei dati e appunto lui mi chiede adesso la mia passkey, inserisci nuovamente la chiave di sicurezza, io sono su Fido, gli do conferma, seconda conferma perché ha capito che è Coinbase e entro. Qua adesso nel caso di Coinbase vedi c'è sì, mantieni attiva la connessione. Se io clicco qua, ogni volta che accedo su Coinbase non mi chiederà neanche non mi chiederà niente.
Quindi sta a te, se è il tuo computer di casa puoi anche farlo, perché comunque poi hai la passkey impostata per sicurezza negli spostamenti dei fondi. Comunque se è il tuo computer puoi farlo, se no disattiva la connessione, praticamente ogni volta dovrai reinserire le password. Se fai sì, mantieni la connessione, io adesso posso anche spegnere tutto se non faccio il logout e quando riaccedo accedo tranquillamente senza mettere niente. E il nostro token di sicurezza servirà per gli spostamenti. Comunque se hai delle domande fammele, se il video comunque ti è piaciuto lasciami un mi piace e magari se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina così sarai avvisato quando creerò nuovi contenuti simili. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!